Buongiorno, per chi non mi conoscesse, io amo possedere carte di credito, carte di debito e recensirle. Attualmente ne ho 7 qui, più alcune virtuali. Mi diverte possederle, recensirle e cercare quale sia la migliore. In questo video recensirò Monese, vedremo se secondo me è la migliore, dopodiché alla fine la confronteremo con quelle che secondo me possono competere o addirittura sono secondo me le migliori. Prima di iniziare voglio dire che questa è soltanto una mia opinione, non sono pagato da nessuna banca o da nessun ente per dire quello che sto dicendo, è una recensione completamente trasparente. La prima cosa che voglio dire è che non mi è piaciuta moltissimo la strategia di referral o di invita un amico di questa banca, perché sì, tante carte di debito, questa è una carta di debito, hanno questo tipo di strategia, ma secondo me Monese pompa troppo questa cosa, perché addirittura nella lettera che mi è arrivata con la carta mi è subito arrivato questo foglio dove potevo distribuire come un volantinaio le loro tesserine per cercare di guadagnare promuovendo questa carta. Oltretutto, quando apri l'applicazione per le prime volte viene subito fuori: guadagna con Monese, proponile ai tuoi amici, i tuoi amici riceveranno 5 euro e tu riceverai 10 euro. Se siete qui soltanto perché volete il bonus e sapete già che volete attivare Monese, qui sotto vi lascio il link tramite il quale potete avere 5 euro gratis e a me arrivano 10 euro gratis. Però vi consiglio di sentire tutta la recensione, così potete capire magari se ci sono altre migliori alternative. Come sapete, prima di tutto dico tutte le cose positive, dopodiché passo alle cose negative e poi facciamo un piccolo confronto. Innanzitutto, questa è una carta di debito collegata a un conto corrente britannico, quindi a un IBAN britannico, che può avere un doppio account, uno in euro e uno che si può attivare dopo in sterline, quindi volendo hai già la doppia valuta euro-sterline. Quindi se sei una persona che si sposta molto tra Italia e Gran Bretagna, questa può essere un vantaggio. Poi, come tante altre banche, hai pagamenti istantanei tra i possessori di Monese, per cui se io ho un amico che ha Monese e voglio pagargli subito 5 euro, posso inviargli 5 euro istantaneamente e il pagamento è gratuito. Poi c'è la possibilità di bloccare e sbloccare la carta tramite l'applicazione, che è molto semplice, e io l'ho apprezzata l'applicazione perché ha poche cose al suo interno, ma è molto semplice ed è facilissima da capire, quindi l'applicazione è ben fatta. Poi la puoi usare tramite Apple Pay e Google Pay. Il supporto è buono perché tu gli scrivi e loro ti rispondono, quindi col supporto non ho avuto problemi, li ho contattati soltanto per vedere quanto veloci erano a rispondermi. Ho apprezzato le notifiche quando tu vai a pagare, per ogni tuo pagamento ti arriva istantaneamente una notifica sul cellulare con scritto quanto hai speso e quanto è il tuo credito rimanente. Dopodiché una cosa che mi è piaciuta è la trasparenza di questa banca. C'è una pagina completamente dedicata a tutti i problemi che Monese ha avuto e oltretutto sempre all'interno di questa pagina trovate lo stato di operatività di tutte le cose che fanno. Si chiama Monese Status, comunque vi lascio qui il link in descrizione. La cosa l'ho apprezzata molto e ho apprezzato molto la trasparenza con la quale comunicano i costi. Saranno pure trasparenti nel comunicarli, ma è questa la brutta notizia: questa carta ha costi relativamente alti rispetto alla concorrenza. Io comunque sto parlando del piano gratuito, quello che ti permette di attivare un conto corrente completamente gratuito. Poi ci sono altri due piani, uno da 5 euro mensili e uno da 15 euro mensili, che non tratterò in questo video, perché poi alla fine vado a comparare Monese con i conti pur sempre gratuiti, non con i piani avanzati che sono a pagamento. I principali costi che vi si prospetteranno sono 4,95 euro se volete avere questa carta, che poi alla fine, se passate attraverso il mio link, avete 5 euro bonus, per cui i 5 euro bonus che avete li andate a spendere per avere questa carta, quindi alla fine questi 5 euro li risparmiate, però alla fine vi restano 5 centesimi. Poi per ogni prelievo negli ATM il costo è 1 euro, per le ricariche in contanti il costo è del 2% di quello che si ricarica, con un minimo di 2 sterline, però questa cosa è disponibile soltanto in Inghilterra, per questo si parla di 2 sterline. Mentre per quel che riguarda i trasferimenti internazionali, se si trasferiscono soldi all'estero in altre valute, il costo è del 2% con un minimo di 2 euro. Dopodiché per i pagamenti con carta in cambio valuta, cioè vado negli Stati Uniti, pago con carta una spesa fatta in dollari, il costo è del 2% senza costi minimi, per cui se vado a pagare 2 dollari il costo di transazione sarà 4 centesimi di dollaro. Quindi per concludere, consiglio Monese
o userei Monese. Se vuoi guadagnare questi 5 euro che poi alla fine vai a spendere per questa carta, fallo pure, ma altrimenti secondo me ci sono altri piani puoi valutare e che secondo me sono migliori. Per dirti, la mia carta principale è N26. Questa secondo me attualmente è la migliore in circolazione perché il suo unico costo è se vai a prelevare con valuta estera diversa e ha un costo dell'1,7% nel cambio valuta soltanto al prelievo. Quindi secondo me questa è la migliore alternativa. Comunque poi tutti i link sono in descrizione se vuoi attivare questa carta. Poi se sei fissato che vuoi avere un bonus iniziale, io ti consiglio Hype, che ti dà un bonus di 10 euro all'attivazione e oltretutto dà anche a me un bonus di 10 euro, quindi siamo tutti contenti. Ovviamente il bonus ti arriva se attivi la carta attraverso il mio link in descrizione, perché questa è una sorta di link invita un amico, che poi dopo non voglio nessuno che mi venga a dire ma non mi sono arrivati 10 euro, perché se non passi attraverso quel link non ti arriverà mai niente. Ma oltre a questo è disponibile per i minorenni, quindi se hai più di 12 anni puoi attivarti questa carta, quindi per i minorenni è la migliore. Il suo unico costo è il 3% quando si va a cambiare valuta, però ha anche un limite annuo di 2500 euro e questa oltretutto è una prepagata, non è più collegata a un conto corrente bancario, anche se nonostante tutto è una prepagata avente IBAN. Poi la terza carta che io consiglio per tutti quelli che viaggiano e hanno tantissime valute è Revolut. Questa è una prepagata con IBAN inglese e oltre a Monese che ha la possibilità di gestire euro e sterlina, questa può gestire nel suo portafoglio molte altre valute oltre alle due che ho appena menzionato. Quindi per chi viaggia e ha tante valute da gestire penso che questa sia la migliore. In descrizione trovate i link per tutte e quattro. Comunque tra le quattro quella che uso e vi consiglio di fare è N26 perché per le mie esigenze e per quello che vado a gestire e fare e viaggiare è quella con cui mi trovo meglio e secondo me attualmente è la migliore. Comunque sono sempre alla ricerca di nuove carte proprio per vedere se riesco a trovare qualcosa di meglio. E ultima cosa che mi sono dimenticato di menzionare è che queste tre carte, quelle che vi ho suggerito e consigliato, sono tutte banche regolamentate e assicurate fino a 100.000 euro sul deposito, assicurate dall'Unione Europea, mentre Monese attualmente non è ancora regolamentata, probabilmente anche loro stanno cercando di entrare in questa regolamentazione. Attualmente sono solo regolamentati per le transazioni tramite Mastercard, non ancora per il deposito e quindi non hanno l'assicurazione europea come le altre tre carte di cui vi parlavo. Probabilmente anche loro tra poco saranno anche assicurati, ora come ora non lo sono. Come ultima cosa voglio dirvi che questo video non è in alcun modo una consulenza finanziaria, è soltanto l'espressione della mia modesta opinione nell'uso di queste carte. Quindi se il video è stato interessante e vi è piaciuto lasciate un mi piace, se volete continuare a seguirmi nelle mie recensioni e in tutti gli altri video iscrivetevi a questo canale. Se avete suggerimenti su nuove carte o pensieri che magari io non ho espresso lasciatemi un commento e magari mi correggo e provo altre cose. Detto questo saluti, ci vediamo alla prossima avventura.